Dal Vangelo secondo Luca. Una buona domenica a tutti. Nel Vangelo della scorsa settimana, ricordate, abbiamo ascoltato l'accorata esortazione di Gesù che ci ha detto: dovete pregare sempre. Non recitare tante formule, no. Dovete sempre mantenere i vostri pensieri, i vostri sentimenti in sintonia con quelli di Dio. E allora saprete discernere in ogni momento quale scelte fare, quali decisioni prendere. E questo soprattutto quando le cose nella vita non vanno per il giusto verso, quando ci si deve confrontare con ingiustizie, e allora se non si prega si rischia di incattivirsi e di fare delle scelte che non sono in sintonia con il Vangelo. Ma non basta pregare sempre. Bisogna pregare bene, pregare nel modo giusto, perché la preghiera sbagliata è molto pericolosa. Cosa ottiene? Serve a illuderci che i nostri pensieri e le nostre decisioni sono in sintonia con quelle di Dio. La preghiera sbagliata ottiene l'effetto opposto. Serve a convincerci sempre di più che noi siamo nel giusto, che Dio la pensa proprio come noi, e così non ci passa più neanche per la mente che Lui la pensi in un modo diverso dal nostro. E guai poi se qualcuno osa insinuare qualche dubbio sulle nostre convinzioni e cerca di sgretolare le nostre certezze. Bene, è per metterci in guardia da questo pericolo che Gesù oggi racconta un'altra parabola di cui hanno tanto bisogno, più di quanto pensiamo, le comunità cristiane di oggi. La parabola è una delle più note, quella del fariseo e del pubblicano, e non è una parabola così semplice come sembra a prima vista. Sentiamo anzitutto a chi è diretta, per chi Gesù la racconta. È importante capire chi sono coloro a cui lui vuole dare una lezione. Sentiamo la parabola. In quel tempo Gesù raccontò ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. È molto importante tenere presente a chi è diretta la parabola. Lo abbiamo sentito. Non agli atei, ai miscredenti, ai peccatori. Non sono loro che Gesù vuole convertire. È diretta ai giusti, ai credenti praticanti, discepoli devoti, pii, quelli che vanno sempre in chiesa, che pregano tanto. È diretta a coloro che noi pensiamo meritino soltanto complimenti ed elogi, non correzioni. Come caratterizza Gesù questi giusti? E facciamo attenzione per vedere se ci riconosciamo in queste caratteristiche. La prima: sono persone orgogliose della loro integrità morale, vanno a testa alta, sanno che tutta la gente li deve rispettare, che sono integri. Sono coloro che sono convinti di meritare da Dio benedizioni, favori, perché sono fedeli a tutti i comandi del Signore, osservano in modo scrupoloso ogni precetto della legge. Seconda caratteristica che hanno queste persone, che deriva da questo autocompiacimento per la loro bellezza morale: disprezzano gli altri. Il verbo greco che viene impiegato è molto efficace, exutenneo, che vuol dire considerano gli altri delle nullità. Nella parabola questi giusti saranno incarnati, lo vedremo, dalla figura del fariseo, e questo è il guaio. Perché? Perché noi con il fariseo pensiamo di non avere nulla da spartire. Il fariseo ci è antipatico, è un ipocrita, pieno di orgoglio e di presunzione. In tutti i dipinti di fatti è presentato come un tipo sprezzante, altezzoso. Osservate con che boria lui
si presenta lì nel Tempio. Questo è il pericolo della parabola. Noi proviamo una certa simpatia per il pubblicano, non è che ci identifichiamo nemmeno con lui, però poverino adesso è pentito, ha combinato delle malefatte, però è umile e quindi merita la nostra comprensione. Allora, non ci identifichiamo con il pubblicano, però non sopportiamo il fariseo. Quando usciamo di chiesa noi siamo tranquilli. Questa domenica l'abbiamo scampata bella perché la lezione non ci riguarda. Ma quando sentiremo la parabola ci renderemo conto che Gesù vuole portarci proprio a simpatizzare per il fariseo e ci riuscirà a farci simpatizzare per il giusto, con la persona per bene, con coloro che si sentono a posto con Dio. E allora capiremo che Gesù ha raccontato la parabola proprio per noi cristiani di oggi. E la cosa ci inquieterà parecchio. Ascoltiamo la parabola. 2 uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio, perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno 2 volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Vediamo di localizzare la parabola raccontata da Gesù. Sullo sfondo ho posto la ricostruzione della spianata del Tempio. Osservate il lato sud di questa spianata, lì dove sorge poi il portico regio. Era lungo ben 280 metri, rivolto verso Silo. Se voi scendete dalla strada che adesso vi indico, dopo 250 metri arrivate alla piscina. In questa parte sud c'erano 2 ingressi monumentali, 2 gradinate, una a est che era larga 15 metri e portava a una porta d'ingresso triplice, e poi una più a occidente, era larga 60 metri, portava a una porta d'ingresso duplice. Ve le mostro meglio adesso queste 2 gradinate. Quella a est era riservata ai sacerdoti e ai leviti. Mai Gesù è entrato da quella porta triplice perché lui era un laico, non era un sacerdote o un levita. Lui poteva entrare dalla porta duplice e l'ingresso era a destra per salire poi nella spianata e l'uscita, coloro che scendevano, a sinistra, con una eccezione. Qualcuno non usciva dalla porta a sinistra, ma incrociava i pellegrini uscendo dalla porta a destra, e questi pellegrini capivano: questo nostro fratello di fede ci sta dicendo che c'è un cruccio molto importante e vuole che noi, che adesso andiamo a pregare il Signore, ci ricordiamo di Lui. Molto bello questo modo di chiedere una preghiera per i problemi e per le difficoltà che uno sta affrontando nella vita. E adesso vi mostro come sono oggi in realtà queste 2 gradinate. Quella che porta alla porta triplice è chiaramente rifatta e la porta triplice è murata. Da quella porta però sono passati certamente Anna, Caifa o Zaccaria, perché erano sacerdoti del Tempio. E vi mostro adesso la gradinata che non è ricostruita, è stata rimessa alla luce dagli archeologi, è quella originale, quella calpestata dai piedi nudi di Gesù. E quando noi osserviamo questa gradinata larga 60 metri, pare proprio che stiamo vedendo i 2 uomini della parabola che salgono al Tempio per pregare. E cosa andava a fare la gente al Tempio? Offrire sacrifici, adempiere voti, chiedere grazie al Signore, implorare il perdono per i propri peccati. Questi 2 hanno
Lo scopo uguale, vanno tutti e due a pregare. I salmisti impiegano una bella espressione per dire andare al Tempio. Dicevano andare a vedere il volto del Signore. Il salmista del Salmo 42, che è stato esiliato là nella parte nord di Israele, prega dicendo: quando potrò tornare a vedere il volto di Dio? E difatti, chi prega, chi va a pregare, va a contemplare il volto del suo Dio. E stiamo attenti, noi riconosciamo le persone dal loro volto e riconosciamo anche dalle preghiere che facciamo chi è il nostro interlocutore, che volto ha il nostro Dio, e chiediamoci sempre: il volto del Dio che io vado a pregare è il volto del Dio di Gesù di Nazaret, oppure è il volto predicato dagli scribi, quello insegnato dalla loro catechesi, che forse non corrisponde al vero Dio? Stiamo attenti a verificare bene chi è il nostro interlocutore della preghiera, perché potrebbe essere un Dio che non esiste. Quando noi ci rivolgiamo a un Dio che ha la bacchetta magica in mano e lo convinciamo che deve risolvere i nostri problemi con dei miracoli, è il volto di un Dio che non esiste. Stiamo attenti, quando preghiamo, chiediamoci: che volto ha il mio Dio? È il volto del Dio di Gesù di Nazaret o è diverso? Vedremo infatti come queste due persone che adesso salgono al Tempio a pregare, pregano un Dio diverso l'uno dall'altro, hanno due volti diversi. Chi sono questi due? Il primo è un fariseo. Gesù accosta qui due personaggi che sono agli antipodi della società religiosa di Israele. Il fariseo è il santo, il giusto, l'osservante dei comandamenti. Il pubblicano è la feccia della società ebraica, il peggiore dei peccatori. Vediamo anzitutto chi è il fariseo. Noi abbiamo una concezione errata dei farisei, perché ci è rimasta nell'orecchio la frase del Vangelo: guai a voi scribi e farisei ipocriti. Ma al tempo di Gesù, fariseo non significava, come risuona oggi a noi, falso, colui che dice e non pratica. No, il fariseo era una persona leale, praticante della legge nel Signore. Nicodemo era capo dei farisei e Gesù non soltanto lo rimprovera, ma mostra di stimarlo, di apprezzarlo. Paolo, che pure attacca duramente la teologia dei farisei, come faceva anche Gesù, si vanta di essere stato un fariseo e nella lettera ai Romani dice: do loro atto che sono persone piene di zelo per Dio. Vediamo nei dettagli come Gesù ci presenta il fariseo. Stando in piedi, pregava. Siccome a noi il fariseo è antipatico, subito pensiamo che lui stia in piedi per ostentare la sua pratica religiosa e quindi in modo ipocrita, colmo di boria, si presenta davanti a Dio. Nulla di tutto questo. Stava in piedi a pregare, perché questo è l'atteggiamento normale del pio giudeo quando prega. Prega in piedi. E anche del pubblicano si dirà la stessa cosa. Sta in piedi a pregare, quindi nessuna ipocrisia. Anzi, dovremmo anche noi imparare da loro a pregare in piedi. Non ci si inginocchia davanti a Dio, davanti al proprio Padre. Non ci si inginocchia davanti a Gesù, che si è presentato come nostro amico. Ci si siede quando si ascolta la sua parola e si sta in piedi quando Lui è il nostro interlocutore. Pregare inginocchiati non educa a coltivare quel rapporto confidenziale con il Padre del cielo che vuole che noi instauriamo con Lui. È un retaggio di una spiritualità che va superata. Chiusa la parentesi. Quindi sta pregando bene,
E questo fariseo, adesso però c'è un guaio, pregava così tra sé. Attenzione alla traduzione del testo greco. Pros heauton. Non significa che stava pregando sottovoce. Pregava verso se stesso, ripiegato su se stesso. Questo è il punto, che rivela che la sua preghiera è fatta male, non per cattiveria, ma è fatta male questa preghiera. Lui è convinto di rivolgersi a Dio, ma in realtà sta parlando con se stesso. Parla al Dio che lui ha in mente e non è il volto del vero Dio, quello al quale lui si sta rivolgendo. Il suo interlocutore è il Dio che ha imparato nella catechesi dei rabbini, un Dio che gli è anche sempre piaciuto perché ragiona esattamente come lui, la pensa come lui, un Dio che premia chi obbedisce e castiga chi trasgredisce la sua legge, ed è un Dio che non vuole aver nulla a che vedere con i peccatori. È a questo Dio che lui si sta rivolgendo, ma non sta dialogando con Dio, sta dialogando verso se stesso, quel Dio che lui in fondo si è inventato e che gli piace. È convinto quindi di pregare, ma non sta parlando al vero Dio. Dio, in fondo, è una scusa per continuare ad autocontemplarsi, perché lui è pienamente d'accordo con questo Dio. E difatti la sua preghiera: «O Dio, ti ringrazio, perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri e neppure come quel pubblicano là in fondo». Diciamolo subito, è sincero. Noi abbiamo in mente che sono tutti falsi i farisei. No, è sincero. Lui è convinto di parlare davanti a Dio, quindi non può mentire. Sta dicendo la verità, ciò che sente dentro di sé, e Gesù non dirà che sta dicendo bugie. No, è vero, lui è proprio così. Ringrazia Dio di non essere ladro, adultero, come purtroppo sono gli altri uomini. Ciò che stona naturalmente e disturba è il confronto con gli altri uomini, e lui dice che tutti sono ladri, ingiusti ed adulteri, e poi soprattutto ci disturba e ci dà fastidio l'allusione al pubblicano. Però, senza preconcetti, ammettiamolo, siamo di fronte a una persona retta, integra, onesta, riconosciamolo. E non è finito l'elenco che lui fa delle sue virtù. Digiuno 2 volte alla settimana. In Israele c'era un solo giorno obbligatorio di digiuno, quello del Kippur, poi erano stati aggiunti altri 4 digiuni in ricordo di 4 tragedie che erano capitate al popolo di Israele. Ma questo fariseo digiuna 2 volte per settimana, il lunedì e il giovedì, in ricordo della salita al Sinai di Mosè e della sua discesa il giovedì. Poi paga le decime di tutto ciò che possiede. La legge stabiliva che al momento del raccolto il contadino doveva consegnare immediatamente le decime dei prodotti principali, il grano, il vino, l'olio, i primogeniti del gregge. Si trattava di offerte destinate ai poveri e poi a sostenere le spese del tempio e la formazione dei giovani rabbini. Questo fariseo sapeva molto bene che i contadini facevano i furbi e non consegnavano le decime, poveracci, avevano una famiglia numerosa e cercavano di imbrogliare un pochettino, davano qualcosa, ma non proprio le decime. Cosa faceva questo fariseo? Quando comperava da loro i prodotti, sapendo che non avevano pagato l'IVA, la pagava lui. Quindi, per quanto si cerchi qualche mancanza in quest'uomo, non scopriamo nulla di riprovevole. È orgoglioso della sua rettitudine, suscita un certo fastidio quando si confronta con gli altri, ma diciamolo chiaramente, non sono colpe gravi. E
abbia motivo di sentirsi migliore degli altri. E noi diciamo, ce ne fosse di gente così onesta, giusta, irreprensibile, sarebbero modelli di cittadini e a queste persone perdoneremmo volentieri anche un po' di orgoglio. Nessun uditore del tempo di Gesù sarebbe rimasto stupito dalla preghiera di questo fariseo e tutti avrebbero detto: è così che ogni uomo dovrebbe essere, è così che uno dovrebbe presentarsi davanti a Dio. A questo punto credo che cominciamo a simpatizzare per questo fariseo ed è qui che Gesù ci voleva condurre, farci esclamare: magari fossero tutti come questo fariseo, che bello sarebbe il mondo se tutti fossero come lui. È qui che Gesù ci voleva portare, cioè mostrarci che siamo noi che ragioniamo come questo fariseo nella preghiera, ma fino qui nel comportamento morale Gesù non ha nulla da dire. È bravo questo fariseo. Sentiamo adesso come prega il pubblicano. Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Abbiamo ascoltato il fariseo fare l'elenco di tutte le sue opere buone e quindi aspettarsi il meritato premio. Che cosa può presentare a Dio adesso il pubblicano? Assolutamente nulla. Difatti rimane lontano, non si avvicina al fariseo perché c'ha vergogna, tiene gli occhi bassi verso terra, non li solleva verso il cielo e poi si batte il petto, chiede perdono al Signore. Quando noi lo osserviamo viene quasi voglia di andarlo ad abbracciare, dargli 2 pacche sulle spalle, fargli coraggio. Guarda, il Salmo 103 dice che il Signore è buono e misericordioso, perdona tutto. Stiamo attenti, perché quello lì ci imbroglia. Non è quel tipo mansueto e bonario che compare a prima vista. Quello è un delinquente. È il peggio della miseria morale di Israele, la sua professione. È un esattore delle tasse e lui ha ottenuto questa professione in appalto. I romani gli hanno fissato un tot da consegnare allo Stato. Poi, quanto lui riesce a imporre di più rimane nelle sue tasche. La legge quindi gli permette di aumentare le tariffe, di imporre balzelli. Insomma, è un ladro autorizzato. Poi, quando ha assunto l'incarico, ha dovuto offrire il culto agli dei per la salute dell'imperatore, quindi ha rinnegato la fede e ha tradito il suo popolo per amore del denaro. Quindi una persona che ha sfruttato anche i poveri. I giudei lo odiano. Non può mettere piede in casa di un pio giudeo. Se entra anche per sbaglio nella casa, anche le pareti devono essere purificate insieme a tutti gli oggetti che si trovano nella casa. Lui è privato dei diritti religiosi, non può testimoniare in tribunale perché è falso e le sue parole sono inattendibili. Da lui nessuno accetta prestiti perché è uno strozzino, una persona inaffidabile. Il Talmud dice che queste persone non si possono salvare perché dovrebbero restituire tutto ciò che hanno rubato, più il 20%. Quindi è impossibile che si possano salvare. Adesso che abbiamo chiarito chi sono questi 2 personaggi, proviamo a chiederci: con chi andremo in giro per strada? Con un pubblicano? Riusciremmo a sostenere gli sguardi e le battute di chi ci incontra se ci vedono in giro con quel pubblicano lì? O non preferiremmo andare in giro con un fariseo? Non discuteremmo per strada di teologia, perché abbiamo in mente un volto diverso di Dio. Quello del fariseo non è il volto del Dio di Gesù di Nazaret, ma non discutiamo di teologia. Ma quando andiamo in giro per strada possiamo essere orgogliosi di stare accanto
a una persona leale, onesta, integra. E difatti Gesù non pronuncia un giudizio morale sulla vita dei due, perché Gesù sarebbe d'accordo con noi. Il fariseo è una persona onesta, il pubblicano è un delinquente. Il giudizio di Gesù riguarda sul volto di Dio che i due vanno a pregare, pregano un Dio diverso, ed è questo che Gesù vuole che noi comprendiamo molto bene. Qual è il Dio al quale noi ci rivolgiamo nella preghiera? Sentiamo adesso il giudizio di Gesù non sulla vita morale dei due, ma sulla loro preghiera, sul Dio che è il loro interlocutore. Io vi dico, il pubblicano, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Come mai Gesù pronuncia questo giudizio sul fariseo e dice che è tornato a casa sua non giustificato? Fariseo che è così buono, che ha fatto tante opere buone. Basta esaminare la preghiera che lui ha fatto. Qual è il volto del suo interlocutore? Che volto ha il suo Dio? È il volto di un fariseo. Un Dio che è un contabile, che è invitato a prendere nota delle opere buone che lui gli ha elencato e gli ha suggerito anche di non dimenticarsi di segnare le colpe del pubblicano là in fondo. In realtà, cosa ha fatto Dio per il fariseo? Nulla. Il fariseo si è reso giusto da solo. Lui ha iniziato la sua preghiera dicendo: «Ti ringrazio, Signore». Ma di che cosa lo ringrazia? Che ha fatto tutto da solo? Se si fosse rivolto al vero Dio, il suo ringraziamento sarebbe stato formulato in modo completamente diverso. Provo a formularlo io. Avrebbe detto: «Signore, è tanto tempo che volevo venire al Tempio per vedere il tuo volto. Sono venuto per dirti che io sono una persona felice e che non so come ringraziarti perché lo devo soltanto a te. Io ho avuto la fortuna di ascoltare la tua parola nella sinagoga e poi l'ho ascoltata in casa, dalla bocca dei miei nonni, dei miei genitori. È stata questa parola a guidare i miei passi. Ho costruito anch'io una famiglia felice perché ho ascoltato la tua parola. Per essere sincero, tu lo sai, Signore, ho corso anche il pericolo di andare fuori strada, di diventare adultero, ladro, ma è stata la tua luce, la tua forza che mi hanno mantenuto sul retto cammino. È proprio tutto e solo merito tuo. Io posso soltanto ringraziarti per la fortuna che ho avuto di fidarmi di te. E poi c'è anche quello là in fondo. Io lo conosco, è pieno di soldi e di donne, ma è un povero infelice. Purtroppo non ha avuto la fortuna che ho avuto io. È andato fuori strada fin da piccolo perché ha perso la testa per i soldi. Signore, fammi capire come lo posso aiutare a ritrovare il cammino della gioia, perché io voglio che lui sia felice come lo sono io. Questa sarebbe stata la sua preghiera se avesse avuto in mente il volto del vero Dio. Vedete che il fariseo non è cattivo, è un ingenuo, non ha capito che non sono le opere buone che rendono giusti. Le opere buone sono il segno che il Signore è riuscito a renderti giusto. Sono i frutti che rivelano che l'albero è pieno di vita, ma non sono i frutti che danno vita all'albero. Il fariseo non deve rinunciare alla sua vita irreprensibile, ma deve rifiutare la falsa immagine di Dio che ha in mente. Come è tornato a casa? Com'era prima
con tutte le sue innegabili opere buone, non è diventato cattivo, ma non si è lasciato coinvolgere nel rapporto corretto col vero Dio, e da questa immagine deformata di Dio sono venuti poi fuori tutti i guai, primo fra tutti il bisogno di creare barriere divisorie fra giusti e peccatori che lui ritiene delle nullità umane. E adesso vediamo con attenzione qual è il rapporto del pubblicano con il Signore, come mai lui si trova nella condizione di poter essere reso giusto dal Signore. Basta richiamare ciò che dice di lui la parabola. Anzitutto, si dice che lui si ferma a distanza, riconosce di essere lontano da Dio anzitutto. Il Signore è riuscito a fargli capire, forse attraverso qualche suo angelo, che era lontano da Dio, ed essendo lontano da Dio, era lontano dalla vita. È giunto al Tempio perché il Signore è riuscito a farglielo capire. E poi è lontano dal fariseo, perché lui è consapevole della grande differenza che c'è tra il suo modo di vivere e quello di un uomo che è fedele ai comandamenti, e lui lo ammette stando a distanza. Il fariseo è molto migliore di me, io le ho proprio sbagliate tutte nella vita. Poi non alza gli occhi al cielo, cioè il cielo è il luogo che rappresenta Dio e lui è nella condizione di potersi vantare di nulla davanti a Dio. E poi si batte il petto. Come mai ci si batte il petto? Perché nel petto c'è il cuore. Il cuore è la sede dalla quale partono tutte le scelte, tutte le decisioni. La sede del suo cuore è il peccato. Ecco la ragione per cui lui batte il petto. E questo è molto strano, perché gli uomini non battevano mai il petto. Erano le donne che si battevano il petto, che piangevano, si strappavano i capelli. Ma per un uomo battersi il petto era inconcepibile. Con questo gesto lui riconosce di essere debole, fragile, proprio come le donne, e sente il bisogno di essere rafforzato dallo Spirito del Signore. Non so se conosci il Salmo 51, questo pubblicano, ma credo che col suo gesto lui dica il versetto del Salmo: crea in me, o Dio, un cuore puro, un cuore nuovo, tira fuori il cuore che mi spinge al peccato e mettimi il tuo spirito che mi porti alla vita. E poi dicendo: o Dio, abbi pietà di me peccatore, fa una brevissima preghiera. Noi ci saremmo aspettati, come il fariseo ha elencato tutti i suoi meriti, e lui elencasse tutti i suoi peccati. Non ce n'è bisogno. Se lui ha sentito ciò che ha detto il fariseo, che non era come quello là in fondo, lui avrebbe potuto dire: Signore, io sono proprio il contrario di quello che il fariseo ha detto. Io proprio non ho fatto nulla delle opere belle che lui ha fatto. Non implora di non essere castigato. Quando dice abbi misericordia, no, non ha paura dei castighi di Dio, perché adesso ha capito che Dio è amore. Lui lo vuole ringraziare perché Dio gli ha fatto capire che deve abbandonare la strada che stava percorrendo e chiede che con la sua misericordia, cioè col suo amore, continui ad accompagnarlo nel difficile cammino che adesso lui sta intraprendendo. Il pubblicano è giustificato perché ha la disposizione giusta che permette a Dio di renderlo giusto. E a questo punto è importante il versetto introduttorio del brano di oggi, che chiarisce a chi è diretta la parabola, i destinatari.
Sono alcuni che presumono di essere giusti e disprezzano gli altri. Costoro non sono i farisei del tempo di Gesù che sono già morti. Sono i farisei presenti nelle nostre comunità cristiane di oggi, perché il lievito dei farisei continua ad essere presente e questo lievito è quello che ci fa pregare il Dio che è un fariseo, cioè che prende nota delle opere buone, delle opere cattive e non fa altro e poi premia e castiga. E allora è entrata anche nella comunità cristiana la spiritualità dei meriti, che è la negazione della gratuità dell'amore. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.